C'è un gioco che negli ultimi mesi ha catturato il mio interesse perché mescola l'estetica dei cavalieri medievali con quella dei soldati della Prima Guerra Mondiale, in un'ambientazione dagli elementi dieselpunk, orrorifici e religiosi, sporchi di fango, ruggine e disperazione. Sto parlando di Trench Crusade, un gioco di schermaglie con miniature che, pur essendo ancora in fase di sviluppo, sta già avendo molto successo. Il progetto trova le sue origini nella mente del concept artist Mike Francina, il creatore dell'ambientazione, che quasi 10 anni fa, nel 2016, comincia a condividere sui suoi canali social alcune illustrazioni che piano piano la vanno a delineare. Il riscontro è subito positivo, tanto che nel luglio del 2022 Francina e lo scultore James Sheriff lanciano un Kickstarter per produrre alcune miniature ispirate alle illustrazioni e si raccolgono finanziamenti per quasi 37.000 sterline, a fronte di un obiettivo di sole 2.000. Quindi è presto chiaro che qualche miniatura non basta. Trench Crusade è pronto a diventare qualcosa di più. I due allora coinvolgono Thomas Pirinen, autore di Mordheim e game designer esperto di Grimdark, e tutti insieme si mettono al lavoro per fare di Trench Crusade un vero e proprio wargame. Man mano che il progetto prende forma, poi sul treno diretto verso le trincee salgono anche altri grandi nomi del settore, artisti come John Blanche, David Gallagher e Paul Bonner, più un sacco di bravissimi scultori e modellisti. E questa è la situazione attuale. A dicembre 2023 sono state rilasciate, completamente gratis, le regole provvisorie per chi vuole playtestare il gioco. Vi lascio il link per scaricarle in descrizione. E le varie pagine social del progetto postano regolarmente aggiornamenti sull'avanzamento dei lavori e altro materiale. E intanto tutto attorno si è formata una bella community, molto entusiasta, attiva ed accogliente. Nel momento in cui registro, poi, è stato annunciato un nuovo Kickstarter che dovrebbe partire proprio questo mese, a ottobre 2024. Anche di questo vi lascio il link in descrizione. Ma di cosa parla Trench Crusade? Tutto comincia ai tempi della Prima Crociata, più precisamente nell'anno 1099, quando le armate della Chiesa conquistano Gerusalemme. Qui, tra un saccheggio e l'altro, alcuni cavalieri templari trovano un non meglio specificato antico artefatto, qualcuno dice sacro, altri blasfemo, ma in verità ormai nessuno lo sa più con certezza, che in qualche modo li corrompe, spingendoli a commettere un atto eretico così grave da far letteralmente aprire i cancelli dell'inferno. A questo punto Gerusalemme detona. Dove sorgeva la città, il piano materiale si fonde con quello infernale e intere legioni di diavoli si riversano sulla terra con la stessa foga della gente nei negozi al primo giorno di Black Friday. Solo che sugli scaffali ci sono le anime degli esseri umani. Non tutti però sono scontenti della cosa, anzi i più abietti e spregevoli tra gli uomini, che già vivevano lontano dalla luce di Dio, si schierano dalla parte del male e sono ben contenti di unirsi alle forze infernali nella loro marcia di conquista e distruzione. Dall'altro lato, invece, la Chiesa e i suoi alleati cercano di contenere e respingere gli assalti degli eretici, sperando di riuscire un giorno magari anche a riconquistare Gerusalemme, in modo tale da tappare la porta dell'inferno con un paio di assi di legno benedette o cose così. Insomma, è guerra. Una guerra devastante, in cui varie manifestazioni, sia divine che immonde, hanno un ruolo attivo sul campo di battaglia. Ed è così da 800 anni. Questo ovviamente ha avuto un riflesso non solo sulla situazione geopolitica mondiale, ma anche sullo sviluppo tecnologico. Il sovrannaturale, infatti, è andato a mischiarsi con la scienza e la tecnica, portando alla creazione, per fare qualche esempio, di leghe metalliche infuse di potere divino o fatte con materiali provenienti dall'inferno, di creature mostruose ottenute con l'ingegneria genetica o con l'alchimia, di caschi che permettono di sentire la voce di Dio, in realtà non intesa per orecchie mortali, e poi molti altri prodigi o d'orrori a seconda delle prospettive. In qualunque caso, il presente dell'ambientazione è il 1914 e, dopo secoli di conflitto, le due forze si trovano in una situazione di stallo. Entrambe sono in procinto di lanciare attacchi su larga scala e, intanto, tra un fronte e l'altro, si sono creati migliaia di chilometri di terra contesa, ormai devastata, piena di fango, rovine, trincee mezze crollate e crateri lasciati dai bombardamenti dell'artiglieria. È qui che ogni fazione invia piccole unità di soldati con missioni specifiche, come spiare il nemico, recuperare qualche reliquia o magari prendere il controllo di posizioni strategiche. Uno scenario desolato che è costante teatro di piccoli scontri tra queste bande da guerra. Ed è qui che si svolge il nostro gioco. Ora che abbiamo un'idea più chiara dell'ambientazione in generale, scendiamo più nello specifico e andiamo a vedere una per una le varie fazioni giocabili. Per ora ce ne sono 6, ognuna con le sue unità ed equipaggiamenti unici. E cominciamo
cominciamo dai cattivi, più precisamente dalla legione eretica, che compone il grosso delle forze infernali sulla terra. Per entrarci bisogna intraprendere un vero e proprio pellegrinaggio fino alle porte dell'inferno, che è un'impresa non da poco, perché già da diversi chilometri il calore è così forte da bruciare la carne addosso, causando dolori lancinanti. Molti infatti cadono lungo il percorso e rimangono lì a soffrire in eterno in uno stato di semivita. Chi invece stringe i denti e arriva alla fine si dimostra degno e può pronunciare i suoi voti blasfemi a un arcidiavolo che gli farà da patrono. Poi viene accolto nella legione ed equipaggiato. A volte però qualcuno con un'anima particolarmente nera esagera e si spinge fin oltre i cancelli, dove la sua carne prende letteralmente fuoco. In cambio però viene premiato con una forza e una resistenza sovrumana, un'armatura completa cattivissima e armi migliori. Tra le file della legione però si possono trovare altre strane creature, come infiltratori dotati di tecnologia stealth, coristi con la testa mozzata che intonano canti oscuri, streghe meccaniche che tirano bombe usando la telecinesi e mostruosi lupi giganti corazzati. C'è poi la corte del serpente a 7 teste, una forza composta da diavoli e altre creature dell'inferno, che coesistono contemporaneamente sia sul piano materiale che su quello spirituale. Gli stessi che si riversarono sulla terra dopo il casino combinato dai Templari a Gerusalemme, che tuttora vengono venerati da alcuni come idoli blasfemi. A comandarli è un concilio composto dai 7 arcidiavoli più potenti, uno per ogni peccato capitale. E infatti nella creazione della banda è necessario scegliere quale peccato, che ognuno dà accesso a poteri ed abilità diverse. Un dettaglio che personalmente mi è piaciuto molto. Comunque le rivalità e i giochi di potere interni dell'aristocrazia diabolica sono intricati quasi quanto quelli della nostra politica, con il risultato che il concilio è un'entità mutevole, i cui membri, salvo rare eccezioni, cambiano di continuo. E lo stesso vale per i loro obiettivi, che quasi sempre risultano incomprensibili o persino illogici a una limitata mente umana, ma hanno perfettamente senso una volta inquadrati in uno schema più ampio. Per esempio, attaccare in forza un piccolo villaggio sperduto senza alcun vantaggio strategico potrebbe in realtà servire a impedire la nascita di quello che un giorno diventerà un santo, mettendo così i bastoni tra le ruote al grande piano di Dio. Un po' come Terminator, ma con più occulto. Come ultima fazione malvagia, poi abbiamo il culto del Graal Nero, l'esercito personale dell'arcidiavolo Belzebù, il signore delle mosche, che non è molto interessato alla politica infernale ed essenzialmente vuole solo che gli umani soffrano. Quindi ha diffuso sulla terra una terribile pestilenza, chiamata per l'appunto Graal Nero, che può infettare e corrompere qualunque essere vivente, facendolo riempire di tumori, pustole, mutazioni e schifezze varie, fino a trasformarlo in una massa di carne putrescente e informe, assoggettata al volere di Belzebù e che pensa solo a diffondere ulteriormente il contagio. L'unica soluzione che si è trovata per arginarlo finora è bruciare gli infetti con lanciafiamme caricati di olio benedetto. Passando ai buoni, o per meglio dire chi combatte per la salvezza dell'umanità, come fazione principale troviamo il Principato di Nuova Antiochia, cioè la più grande e importante città-fortezza del mondo. Ricostruita sulle rovine della vecchia Antiochia, e era stata distrutta a metà del 1500 da una misteriosa e potente arma demoniaca, è un polo strategico importantissimo, perché fa da tappo per impedire l'ingresso delle legioni infernali nel continente europeo. E infatti le altre nazioni fedeli alla Chiesa le inviano regolarmente una decima fatta di uomini, munizioni, rifornimenti e materie prime varie per assicurarsi che regga. Questa cosa si traduce nell'esercito più grande e meglio equipaggiato di tutti, con fabbriche e laboratori che lavorano H24 per sfornare nuovi carri armati, armature meccanizzate e potenziamenti genetico-esoterici per tenerlo sempre al massimo dell'efficienza. Per i pellegrini delle trincee invece è l'esatto contrario, perché sotto questo nome si identificano una gran varietà di forze più o meno grandi, non molto organizzate e composte da fanatici religiosi che si lanciano in battaglia letteralmente all'asperindio, armati solo di una fede folle e un po' quello che trovano in giro. Ce n'è per tutti i gusti: profeti che dicono di aver ricevuto visioni divine, penitenti che si legano bombe addosso e corrono verso il nemico per farsi esplodere, suore combattenti con le stigmate che diventano più forti ad ogni ferita che ricevono, e persino eremiti che si fanno intombare dentro robot sepolcri alti più di 3 metri. In realtà nessuno di loro fa ufficialmente parte della Chiesa, ma siccome si tratta comunque di gente che va a combattere le truppe infernali, le loro azioni vengono spesso benedette, tanto per dargli il contentino. Infine, mettendo un attimo da parte la fede cristiana, troviamo il Sultanato di Ferro, che riunisce sotto la sua egida tutte le culture derivate dall'Islam. Quando le porte dell'inferno si sono aperte, infatti, proprio come era stato predetto nel Corano, un enorme muro di ferro comparve miracolosamente attorno ai confini del Sultanato di Rum, offrendo ai fedeli un posto dove
dove rifugiarsi e, una volta al sicuro dietro quelle mura, la loro civiltà ha continuato a svilupparsi, affiancando il progresso tecnologico al perfezionamento dell'alchimia. Tra le loro fila troviamo quindi non solo assassini e soldati scaltri e ben addestrati, ma anche potenti omunculi creati attraverso queste misteriose pratiche. Da un punto di vista formale, il Sultanato di Ferro è alleato della Chiesa nel combattere le forze infernali, ma comunque hanno delle riserve nei loro confronti, perché anche se ormai è passato molto tempo, non si sono certo dimenticati che è stata colpa loro se è successo tutto questo casino. E queste erano le 6 fazioni principali, riassunte molto in breve. Poi ognuna ha diverse sottovarianti con regole specifiche. Se poi, quando il gioco sarà uscito, vi piacerebbe vedere sul canale qualche video di approfondimento, come faccio per Warhammer 40.000 o Mordheim, scrivetemelo nei commenti. Ma parliamo ora un po' del gioco in sé, questa volta dal punto di vista meccanico. Come vi dicevo prima, il formato è quello della schermaglia, pensato per essere giocato con piccole bande tra i 10 e i 30 modelli su un campo quadrato non troppo grosso, di quelli che stanno comodamente sul tavolo della cucina. Ha, o meglio, avrà le sue miniature in scala 32 mm, che tra l'altro sono veramente bellissime, io ne ho già qualcuna. Ma è comunque un gioco agnostico, cioè si può giocare con i modelli che si preferisce. Gli autori sono stati molto chiari sul fatto che non pongono limiti in proposito, anzi incoraggiano attivamente il kit bash e conversioni creative. In generale si tratta di un regolamento semplice e versatile, che consente una grande libertà di azione. Durante il turno i giocatori si alternano nell'attivare i propri modelli uno a uno e la stragrande maggioranza delle azioni si risolvono semplicemente tirando 2 di 6. Dal 7 in su si ottiene un successo, con 12 un successo critico, altrimenti un fallimento. Il tiro però può essere influenzato da bonus o malus, che arrivano entrambi sotto forma di dadi extra. A prescindere da quanti ne siano stati aggiunti, nel caso di un bonus, dopo aver tirato si contano i 2 dadi con il risultato maggiore, mentre nel caso di un malus quelli con il risultato più basso. Un altro fattore che rende il gioco molto dinamico poi è sicuramente il fatto che l'attivazione di un modello non segue uno schema prestabilito, tipo prima muovo, poi sparo, poi carico. Semplicemente c'è tutto un elenco di azioni che uno può fare nell'ordine che preferisce, a patto di non ripeterne nessuna. Attenzione però che alcune azioni sono considerate rischiose, cioè richiedono un test che, se non viene superato, pone immediatamente fine all'attivazione del modello. Infine merita una menzione la meccanica dei segnalini sangue, che vengono assegnati a un modello quando subisce ferite o altri effetti. Questi possono essere spesi per dare dadi malus alle prove e la cosa bella è che è l'avversario a scegliere quando e ovviamente lo farà nel momento peggiore, dove può dare più fastidio, ma niente paura. Possono essere annullati dai segnalini benedizione, che funzionano esattamente all'opposto. Infine, nonostante il gioco si presti bene anche a partite casual, senza impegno, Trench Crusade dà il meglio di sé nelle campagne narrative, dove i giocatori hanno il tempo di far crescere la propria banda, facendo imparare nuove abilità ai suoi componenti, reclutandone di nuovi e comprando equipaggiamenti migliori, alcuni dei quali, tra l'altro, possono essere acquistati solo spendendo i punti gloria, che si accumulano compiendo azioni eroiche sul campo di battaglia. E questo è tutto quello che c'è da dire per ora. Prima di chiudere, però, lascio la parola a un super ospite, Tuomas Pirinen, il game designer del gioco, al quale ho chiesto di raccontarmi Trench Crusade con parole sue. Hello and welcome to Villanora's video. I am Tuomas Pirinen, and you might know me as the designer of such games as Mordheim and Warhammer Fantasy Battle 6th Edition, and I'm here today to introduce my latest tabletop game, Trench Crusade. So, to begin in the beginning, in the year 1099, the Templars took the Holy City. Sealed within the catacombs beneath, they discovered a blasphemous artifact which tested their faith and found them wanting. Blinded by the greed and weakness in their hearts, they fell to their knees in supplication to a new blasphemous lord. Thus came the first heresy, and Jerusalem was reduced to a depraved pit where hell and our mortal plane bleed into one. 8 centuries later, the war between heaven and hell has devastated the lands, crisscrossing them with thousands of miles of mud, trenches and bodies. Mortal soldiers go over the top as weapons of terrifying power, hammer to both friends and foe alike. Supernatural beings wade through the carnage, their divine flesh impervious to all but the most blessed ammunition. Even with such incalculable might, the armies are at a stalemate, and minor victories are snatched through daring raids and flank attacks. Amid carnage, war seems eternal. This is Trench Crusade. Now, Trench Crusade
is a tabletop wargame set in a blasphemously alternate World War I era. It's created by myself and Mike from China. Players take command of the forces of heaven and hell, leading skirmish-sized warbands in a daring assaults and devious counter-operations on the fringes of the meat grinder that is the front line. There are several factions in the game. The Trench Pilgrims. These are devout, who see it as their sacred duty to make pilgrimage to no man's land and throw themselves at the forces of hell with righteous wrath. These zealots band together in vast pilgrim processions and fight endless crusade against the forces of hell. You of course have the Legions of Hell, the Heretic Legion. In the domains where men worship demons and kneel before the altars of the Golden Calf, mortal followers, flanked by the abhorrent progeny of the underworld, muster under the black banners of mighty archdevils. The fires spew forth from the open gate of hell, and they light the black skies as they march forth to bring all creation under the infernal yoke. You have the proud New Antioch. For 300 years, the Principality of New Antioch has stood defiantly as the focal point of the church and the faithful at the very edge of the shadow cast by the gates of hell. For New Antioch is the home of all our hopes, the bulwark against the heretic forces and the first line of defense against the devil's might. Or you might want to command the forces of the court of the seven-headed serpent, jutting from eternally belching plumes of stinking corrosive smoke in the iron city of Dis, and atop shrieking black keep sits the infernal war council. 7 of the greatest, most wicked and the most cunning archdevils preside over the war against the creation, and upon their orders the spawn of Lucifer go forth to wreak havoc, death and corruption upon the mortal world. Or perhaps you'd be interested in the Sultanate of the Great Iron Wall. Beyond the invincible Iron Wall of Al-Quraysh lies the last and the greatest Sultanate of the faithful the world has ever seen. Here the lost knowledge flourishes, and from mosques and of white marble and gold, the muezzin call the faithful to pray, and for the success of the Sultan's army as it struggles to protect the lands within the wall and defend the caravan trails that provide the Sultanate with its vital trade goods. I hope you enjoy this video, and I hope you check out Trench Crusade. In conclusione, spero di essere riuscita a incuriosirvi e a farvi capire perché mi piace così tanto Trench Crusade. Al di là del fascino dei temi trattati, che sono proprio nelle mie corde, adoro il fatto che, nonostante il successo e i nomi importanti coinvolti, si tratta comunque di un progetto indipendente, portato avanti con evidente passione e che non scende a compromessi sui suoi contenuti per andare incontro a un pubblico più generalista. Quindi, in attesa che parte il Kickstarter, se siete interessati a seguire lo sviluppo del gioco, vi invito a iscrivervi al server Discord ufficiale e ai gruppi Facebook. Ce ne sono 2, uno internazionale e uno italiano, gestito dagli amici di Uninerd, che tra l'altro si occuperanno anche della traduzione ufficiale nella nostra lingua. Anche per questi, ormai lo sapete, vi lascio tutti i link del caso in descrizione. E questo è davvero tutto. Io ci tengo tanto a ringraziare Thomas per la sua disponibilità e gentilezza, e ovviamente anche voi che mi avete seguita fino a qui. E allora, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. E se siete ancora più curiosi, venitemi a cercare su Facebook, Instagram, TikTok, Patreon o sul mio blog villanoriaspace.it. Come sempre vi lascio tutti i link in descrizione. Se poi vi piace quello che faccio e volete darmi un supporto in più, potete abbonarvi al canale, proprio qui, su YouTube. E a tal proposito ringrazio di cuore tutti i crociati di trincea che l'hanno già fatto.